Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti stamattina a parlare della nuova classifica di Serie A. Perché alla Juve sono stati inflitti 15 punti di penalizzazione, l'abbiamo letto tutti ieri sera, che la sentenza del caso plusvalenze ovviamente dice così. 15 punti di penalizzazione alla Juve, anche se ci sono alcune cose che non mi sono chiare. E sono qui appunto per parlarne con voi, per discuterne con voi. Fatemi sapere la vostra nei commenti, cosa ne pensate e ne saprete sicuramente più di me. Mi rivolgo soprattutto ai tifosi della Juve che hanno seguito forse più da vicino la situazione, perché io sì, l'ho seguita, però da tifoso del Napoli non mi va nemmeno di esultare. Mi hanno dato 15 punti di penalizzazione. No, ci sono delle cose che comunque non capisco. Punto primo, la sentenza delle plusvalenze includeva altre 7-8 squadre al di fuori della Juve, delle quali non è stato parlato, alle quali non è stato fatto niente. Io dico una sola cosa: quando devi fare una plusvalenza fittizia, devi comunque intercorrere con un'altra società. Non è che ti metti da solo, ti fai il contratto, fai la plusvalenza fittizia senza che l'altra società ne sappia niente. Quindi le cose si fanno in due, sicuramente. Quindi perché non vengono intaccate le altre squadre? Punto primo. Punto secondo, come si quantifica la pena? Perché 15 punti e non 5? Perché 15 punti e non 20? Perché? Cioè, come si fa a quantificare da qualche plusvalenza fittizia? Come si quantificano i punti di penalizzazione? Ovviamente, secondo me si è arrivato al punto in Italia di dover dare una svolta a questo processo, di dover dare una risposta a tutte le indiscrezioni e le intercettazioni che sono state fatte. Alla fine è tutto alla luce del sole, quindi secondo me il sistema calcio italiano voleva dare una risposta, anche se per me poco veritiera, per i motivi che ho elencato. Quindi non so che dire, non c'è da esultare, perché comunque il Napoli sta facendo un campionato a parte, che se vincendo oggi, si spera che si vinca oggi a Salerno, il Napoli gira la boa a 50 punti, cosa che non è mai successa perché con Sarri abbiamo girato il girone di andata, abbiamo finito il girone di andata a 48 punti. Quindi tanto di cappello a Spalletti, tanto di cappello a questo Napoli che ci ha fatto divertire per tutta questa prima metà della stagione. Speriamo di tenere botta ovviamente alla sconfitta con la Cremonese e l'uscita dalla Coppa Italia, ma vista la conferenza di Spalletti di ieri, è un Napoli che ha accettato la sconfitta, è un Napoli che guarda avanti. Kvaratskhelia che non giocherà sicuramente, però non possiamo piangere su questi eventi. Quando ci manca un giocatore abbiamo le sostituzioni, abbiamo una rosa ampia, soprattutto in attacco. Detto questo, è una classifica che viene ridimensionata. La Juve va a 22 punti, ne aveva 37, tolti 15 va a 22 ed è a 12 punti dalla Lazio che è a 34, quarta. Per me, leggendo tanti commenti, non risalirete mai, non arriverete mai alle coppe, vi hanno dato la stangata. Cioè 12 punti dalla quarta per me non sono tanti, così come non sono tanti 9 punti che è il Napoli sul Milan. Cioè bastano un paio di partite, stecchi un paio di partite e ti ritrovi tutti quanti col fiato sul collo. Così sarà per la Juve. Ovviamente c'è da vedere il contraccolpo psicologico che può avere la squadra, che può avere la società, ma negli anni, visto anche il susseguirsi di queste situazioni, perché non è la prima volta, la Juve non ha mai sentito il peso psicologico sul campo di fattori esterni. Quindi, anzi, credo che secondo me siano ancora più agguerriti per recuperarli questi 15 punti, che possono essere confermati ma possono anche essere annullati dal ricorso. La Juve farà ricorso, lo sappiamo, ha 30 giorni di tempo da ieri sera
e l'organo del CONI che esaminerà il ricorso non può fare sconti di pena, cioè nel senso sono 15 punti, o rimangono 15 o vengono tolti tutti quanti. Non torneranno a 9, non saranno 7, non saranno 22. La sentenza è 15 punti di penalizzazione se l'iter burocratico che verrà controllato dall'organo del CONI dove tu presenti il ricorso deciderà. L'iter burocratico è stato fatto in maniera congrua, perfetto. 15 punti confermati. C'è qualche cavillo che non è stato rispettato o qualche cosa è stata fatta non in maniera congrua, togli 15 punti di penalizzazione. Poi c'è anche da dire, c'è da fare chiarezza sulla situazione, perché ho letto sui social i commenti più ricorrenti, ovviamente, di tifosi del Napoli e le squadre avversarie. Avete fatto tutto questo poco, qua, là, plusvalenze, bilanci, falsi in bilanci, stipendi ai calciatori non pagati e quant'altro, solo 15 punti. Allora, i 15 punti sono per l'inchiesta sulle plusvalenze. Punto. Poi c'è il processo Delta, dove la Juve è indagata per falsi in bilancio, per gli stipendi ai calciatori e tutto il resto appresso, che avrà un'altra sentenza e un altro iter burocratico. Quella è un'altra cosa. Che poi la pietra dello scandalo e tutte le carte che si sono riaperte saranno state anche riaperte perché hanno trovato le incongruenze sul bilancio e sugli stipendi ai calciatori, va bene, però l'inchiesta plusvalenze ha una sentenza, il processo Delta ne ha un'altra. Detto questo, non c'è niente da gioire, noi dobbiamo fare, noi tifosi del Napoli e il Napoli in primis, dobbiamo fare il nostro percorso come l'abbiamo fatto finora, è una cosa che sì, ti può alleggerire forse psicologicamente avendo una concorrente in meno dietro, ma anche no, perché comunque tu devi guardare sempre avanti e a te stesso e sei sempre l'artefice di te stesso. Tanto è vero che noi ci siamo già passati col Verona, abbiamo perso la partita col Verona, non siamo andati in Champions League, sicuramente. Poi ci saranno stati errori arbitrali in altre partite, tutto quello che volete, però tu vincendo a Verona avresti placato qualsiasi questione, qualsiasi discussione. Quindi devi sempre fare il tuo, non curandoti degli altri dietro, quando sei ovviamente la testa di serie, sei la prima in classifica e sei la squadra che gioca meglio. Tutto qua. Quindi, forza Napoli ragazzi, come sempre, speriamo di vincere a Salerno oggi, così ci portiamo a 50 e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!